A un anno di distanza da quando Andrea aveva definito le plastiche cheap dentro a un salone, il che ci è costato un embargo di un anno per provarla, finalmente siamo qui a testare Maserati Levante. Un SUV da 5 metri di lunghezza, larghezza 1,96 m, altezza circa 1,68 m. Fino al parabrezza a me piace tantissimo, ma qui entriamo nel soggettivo. Cercando di restare un pochino più neutrali, davanti devo dire che graffia particolarmente, perché i gruppi ottici sono quasi degli squarci nella carrozzeria e soprattutto dentro al tridente è stato nascosto il radar in maniera perfetta e qui ci sono anche le bocchette che si aprono, le lette che si aprono a seconda delle necessità aerodinamiche della vettura. In taglio laterale vedete che cosa? Vedete i cerchi da venti che sono chiaramente un optional, il tipico marchio di fabbrica di Maserati, l'ingresso keyless e io come ci sto a bordo? Chiaro, bellissimo, straordinario. Ma non come su Ghibli, però anche qui ho il piccolo problema del raggiungimento della leva delle frecce, che però rispetto a Ghibli è un pochino più smorzato. Perché? Perché ho più spazio per le mani e questo è già una cosa interessante, un problema che avevo anche su Giulia, però insomma mi rimane. Il tunnel è molto ampio ma non va a inficiare l'esperienza di guida, ho tutto sotto controllo, ho tanto spazio per la testa, complice anche questo grandissimo tetto apribile che mi consente di portare luminosità nell'ambiente. Direi che non mi manca nulla, nemmeno le posizioni per memorizzare il sedile. Vedete una cosa molto particolare? Ve la faccio vedere dietro perché è più interessante. Anche dietro ci sono i vetri che non hanno profilo, sono doppi per migliorare l'insonorizzazione e soprattutto una cosa che non mi sarei mai aspettato di trovare su un SUV di questa caratura. Vi faccio vedere come sto a bordo mentre la portiera si chiude e Andrea gentilmente la riapre. Lo spazio che rimane non è tantissimissimo, però con il sedile impostato sull'altezza di Andrea potrei fare viaggi anche fino all'infinito, anche se mi aspettavo un pochino di spazio in più per la testa. Dietro tante cose da raccontare. Ho il climatizzatore bizona, per cui ho la possibilità di gestirmi le temperature, ho due prese USB e la presa da 12 volt, adesso vado a chiuderla che è un po' più carino. Il problema qui sono gli agganci Isofix, che sono non semplicissimi da raggiungere e soprattutto che rimangono un pochino rialzati rispetto a quella che è la seduta, quindi se andate ad agganciare un seggiolino rimarrà leggermente sospeso, servirà un bello spessore sotto. Andiamo a vedere dietro. Perché all'inizio dicevo che mi piace fino al parabrezza in una considerazione particolarmente soggettiva? Perché dietro la ritengo un pochino più anonima. È vero, ci sono i 4 scarichi nonostante la nostra sia un diesel. È vero, ho il meccanismo elettroattuato per aprire il bagagliaio che rivela 580 litri. Però insomma davanti mi piace di più. Ci sono le rotaie molto comode, ma anche invece qui dietro l'abbattimento dei sedili, cosa che avviene mediante leva proprio sul sedile come abbiamo visto prima nel divano posteriore. Ho due luci di cortesia che non sono male, ho una presa 12 volt, ho questa comoda fascia portatutto che mi consente di salvare in questo caso la mia straordinaria action cam e sotto che cosa ho? Il kit di riparazione dello pneumatico e poco spazio. Ho la possibilità di chiudere la vettura anche dal bagagliaio oppure di chiudere soltanto il bagagliaio stesso. Adesso io non vorrei restare fuori, ma vorrei anzi salire a bordo di questa Maserati Levante. Ce l'abbiamo fatta, possiamo andarla a guidare? In strada sicuramente, ma forse Levante diesel 3000 V6 275 cavalli, c'è anche la versione da 250 da Barboni. Sì, c'è anche la versione benzina. C'è anche la versione benzina, ma vabbè, noi abbiamo il diesel che forse sarà la più venduta, non lo so, così io subdolo. Speriamo di no. E il tantissima coppia, 600 Nm, che viene gestita bene dal cambio, che però non ha il kickdown e questa cosa non mi fa impazzire perché è abbastanza veloce, uno ZF automatico 8 rapporti, ma a volte buttare in fondo l'acceleratore e far scalare la macchina là subito l'avrei preferito che non aspettare l'intelligenza del cambio. Sì, anche perché è una leva ingestibile, a parte che non la usi tanto, però la leva hai ragione tu, perché fa tutto solamente andando avanti e indietro, quindi si mette in manuale, se io la sposto va direttamente in manuale, si può mettere in manuale anche usando i paddle, ma sono optional, quindi magari qualcuno non li ha, e poi
per mettere in park, in retro, in neutral, bisogna schiacciare dietro e trovare un po' la posizione giusta, non è proprio immediata, ti do ragione. Grazie. Paddle bellissimi, in alluminio, un po' grandicelli, più comodi rispetto alla Ghibli perché sono un pochino più distanziati, ma... Sì. Ma c'è sempre il problema della leva dietro, soltanto ora in questo caso su Maserati, a sinistra, io non riesco facilmente a raggiungerla perché è quasi alla stessa escursione del sì, paddle. anche come diciamo sporgenza, è un po' scomodina. Già. Volante e sterzo. Allora, il volante è il solito volante Maserati, un po' grande, ma qua siamo su un SUV, quindi è già più a fuoco, direi che ci sta un po' di più. Sì. I comandi sono gli stessi che abbiamo visto anche su Ghibli, con a destra i comandi per l'infotainment, per cambiare le informazioni che ho nel display davanti, mentre a sinistra abbiamo il cruise control che adattivo arriva fino a 0, segue la coda col pettino per ripartire quando si ferma automaticamente, il controllo della velocità in discesa e basta, perché ci sono i comandi del cruise. Però questo sterzo l'avrei voluto un pochino più preciso, un pochino più diretto e un pochino più robusto, duro, soprattutto quando si mette in sport, perché c'è qua il pulsantino con due posizioni, la prima mette in sport il motore e cambio, la seconda anche le sospensioni. Rotatoria, la facciamo? Prego. Vai. Vediamo un po' come si comporta, si porta dietro un bel peso, si sente il trasferimento di trazione davanti, sentite le ruote che un po' fischiano, e giù tutto l'acceleratore in uscita, e la ripartizione della coppia motrice sulle quattro ruote è istantanea, c'è una gestione elettronica. Tra l'altro davanti nel display vedo come viene gestita la coppia, dalle percentuali per la sala anteriore e sala posteriore, tendenzialmente 70 dietro, 30 davanti, per tenere comunque quel piacere di guida, per farla andare un po' via se si esagera di acceleratore. Comunque poi quando le ruote posteriori perdono un po' di trazione, automaticamente la coppia va fino al 50% davanti. Comunque il rumore del motore che entra nell'abitacolo, almeno in modalità sport, è molto bello, specialmente anche a giri alti. Adesso sei uscito dalla rotatoria, proprio si è sentito l'accelerazione e tutto il DNA Maserati. Certo. Ti do ragione, sì. Devo tossire. Hai avuto il permesso di tossire? Grazie. Però è più piacevole il rumore del motore rispetto alla tua tosse. È l'unico diesel, secondo me, che, come qualcuno direbbe, canta bene. Cioè, quando lo metti in sport, proprio ha quel rumore quasi di aspirazione, cioè senti la potenza, proprio. È presente quei motori vuoto americani un po' barcosi, un po' tipo, Sì, ecco, così, mi piace. Ecco, in normal invece... In normal un po' meno, ma io terrei sempre in sport perché è veramente bellissimo. Sì, dai. Ok, chi la compra magari non ci andrà mai in fuoristrada, ma noi sì, perché c'è il tasto off-road. Molto bene, andiamo. Bene, ho premuto il tasto off-road che alza la macchina non di poco, ma c'è un ulteriore step, un ulteriore gradino, e visto che qua ci sono dei solchi abbastanza alti, Luca, tu che dici? Io lo schiaccerei, schiacciamolo, possiamo regolare anche l'altezza. Off-road altezza 2 raggiunta, ci dice il quadro strumenti. La macchina si irrigidisce un po' perché probabilmente quando è tutta alta ha meno escursione l'ammortizzatore, o forse la tiene anche più rigida per evitare di abbassarsi troppo e di toccare con il sottoscocca, però anche così la trovo molto comoda. Estremamente comoda, davvero, sembra neanche di essere in off-road. Noi abbiamo tra l'altro pneumatici estivi, i P0 se non sbaglio, P0. Da 20 pollici, quindi proprio perfetti per fare off-road. Devo dire che, Luca, ma diciamocelo, ma un proprietario di Levante, secondo me questo è l'off-road massimo che fa, cosa vuoi che faccia? Ma non fa neanche questo il proprietario di Levante. Vediamo se fa quest'altro, cioè se si ferma dentro una pozza di fango altissima. Proviamo, ci fermiamo. Tra l'altro ripartizione della coppia che si blocca 50 e 50 quando siamo in modalità off-road. Vediamo se va più del 50 davanti, vabbè, a parte che siamo usciti perfettamente, no, rimane 50 e 50 e... vabbè, dai, senza colpo ferire. Ma no, infatti direi che ce la siamo cavata facilmente. Tra l'altro in off-road ci viene in aiuto la vista 360 gradi che anche con poca luce, devo dire, si vede abbastanza bene. Siamo sopravvissuti. Siamo sopravvissuti alla strada bianca che è un po' marrone, viste le piogge, e quindi abbiamo un po' infangato il nostro Levante. Luca, dimmi tu plancia, finiture, materiali. Ho sentimenti discordanti per quanto riguarda la plancia, perché da un certo punto di vista mi piace sempre la dicitura Levante, da un punto di vista di assemblaggio mi piacciono anche abbastanza i materiali, non avrei scelto probabilmente questo tipo di legno opaco per l'inserto. C'è tanta pelle anche di qualità, mi piace moltissimo l'orologio lì al centro della plancia. È stato rimodernato, è bello. Bello davvero. C'è qualche piccola caduta di stile di cui ti parlo dopo l'accelerazione frenata. Ok, allora ci fermiamo, ci prepariamo.
Mettiamo in sport, no, ci eravamo già, giù tutto l'acceleratore. Senti che rumore di aspirazione di scarico. Comunque anche a limitatore, anche in manuale, cambia da sola. Mi sto facendo prendere la mano, torniamo a velocità standard e giù tutto freddo. Un gran bel beccheggio ha avuto. Beccheggio. C'è stata la parte iniziale della frenata un po' indecisa, nel senso che ho dovuto premere veramente tanto, fare tanta pressione sul freno, però comunque il freno frena bene. Sospensioni... Scusa? Dosso perfetto. Dosso perfetto. Anche perché le sospensioni pneumatiche possono essere regolate in altezza, quando andiamo in fuoristrada si alzano, quando superiamo una certa velocità si abbassa automaticamente, su 2 livelli, anche quando mettiamo in sport va sul livello 1, poi dopo i 130 mi pare va sul livello 2 per essere più aerodinamiche, per abbassare il baricentro, sospensioni ad hoc e soprattutto il complesso cambio sospensioni, freni sono trattati benissimo per la città, per le code, per lo start and stop. Ci sono alcune vetture di questo rango, mi ricordo anche l'XC90 di Volvo per esempio, ma la stessa Ghibli, che nelle code sono un po', fanno un po' di venire di nausea, un po' di nausea, perché quando freni sobbalzano un pochino, riprendo, questa invece è perfetta. Non ti è venuto il vomitino? Non mi è venuto il vomitino, soprattutto non è venuta Chiara, che è molto sensibile a questo argomento. Tu dicevi della plancia, sentimenti scordanti, concordo, cadute di stile qua nella copertura della telecamera che va a aiutare la frenata di emergenza, lo specchietto con le cornici, questa parte qua in plastica, però devo dire che rispetto a Ghibli mi è piaciuto di più, mi sembra un filino più curata e qua si respira l'aria premium, non so, sali e sarà la pelle, sarà l'alcantara qua sul cielo, sarà quel che sarà, ma anche secondo me il disegno della plancia con questo display dell'infotainment, che è il solito del gruppo FCA, e lì forse come al solito diciamo qualcosa ci un po' più piaciuto elegante, avere qualcosa di più su una macchina di questo rango, però qua è integrato meglio, secondo me, mi piace. Non abbiamo parlato dei sedili. Non abbiamo parlato di molte cose, non abbiamo parlato neanche delle prestazioni, e te le dico subito se no me le dimentico. La 0 a 100 in 6 secondi e 9, la velocità massima è di 230 km/h. Non me l'hai detto prima per far sentire il rumore del motore. Esattamente, sono stato zitto. I sedili mi piacciono molto, sono molto comodi, impostabili elettricamente, con 2 memorie almeno dalla tua parte, dalla mia non c'è una mazza. Solo se prendi il pack sport però. Solo se prendi il pack sport, cosa uno sproposito, però vabbè, di questo parleremo più avanti. C'è la retrocamera. C'è la retrocamera, sono riscaldati, raffrescati, ma non solo c'è la retrocamera, c'è anche la vista a 360 gradi che, devo dire, è fatta bene, una buona qualità, una buona definizione. Sì, i sedili piaciuti tanto anche a me, contengono anche abbastanza, non sono sportivissimi per quanto riguarda la chiusura delle alette qua laterali. Mi è piaciuto il raffrescamento, fantastico d'estate, ovviamente riscaldati d'inverno. La lunghezza del sedile, della seduta, è un po' abbondante. Io che ho le gambe un po' corte vanno a prendere qua sotto e esatto, il ginocchio mi dà un po' fastidio. Terza marcia, 40 all'ora, giù tutto l'acceleratore. Ha fatto il kick down da solo, anche se io sono in manuale, strano. Proviamo a rimettere in terra, ma chi se ne frega, ma dai, ma riprende da 40-50 dove vuoi che vada con 600 Nm di coppia. Ma dai, è ovvio che va su e tira su anche l'asfalto. Sistemi di sicurezza? Allora, i sistemi di sicurezza ci sono, però non sono tarati benissimo e soprattutto non sono così attivi come la formula, la dicitura suggerirebbe. Perché? Del cruise hai già parlato tu. Abbiamo la protezione dell'angolo cieco, abbiamo l'assistente di corsia, però sono tutti sistemi molto invasivi. Bippano e basta, e non poi ti solo aiutano. sonori. Sì, non ti aiutano sul volante, infatti. Non c'è l'aiuto al mantenimento della carreggiata. Vabbè, sono un po' in versione 1.0, come dico io. Sì, e soprattutto, e ti faccio un'anticipazione sul discorso di listino, fanno parte di un pacchetto che costa 3.800 euro. Doveva essere di serie. Tutti questi sistemi di sicurezza sono macchine di questo tipo, devono essere di serie. Ti chiedo l'iFi Bauer Wilkins. Ma lì sono d'accordo. Lì sono d'accordo, te li do. 5.000 euro, voglio dire. Ti chiedo delle modanature particolari, degli interni in platino, che ne so, sto esagerando volutamente, quelli te li pago. Tra l'altro molto personalizzabile, ci sono tante personalizzazioni sulle pelli, sui legni anche. Però 3.800 euro per i sensori di guida, per i sistemi di guida attivi, insomma. No. E poi non mi piace una cosa della plancia, tornavamo indietro, sì. Quando ti parlavo di elementi di scorri, tu ne hai introdotti alcuni, te ne dico uno su tutti. Le impunture bianche sono molto belle, ma quando c'è tanta luce fuori si riflettono sul parabrezza. È vero, dà un po' fastidio. Ti rompono le scatole. Di notte questo problema non c'è, ma di giorno
l'impuntura deve essere scura e piuttosto o rossa piuttosto scura. la pelle chiara, perché è più omogenea, uniforme, Sì. e si riflette meno nel parabrezza. Ma l'impuntura balza all'occhio. Quindi di Sono cosa quelle stiamo cose che i parlando? designer magari non pensano, magari ci sono tante versioni di impunture, magari Esatto. i driver, i tester quando avevano fatto le prove avevano l'impuntura scura e questa cosa non l'hanno segnalata. E poi ti dico un'altra cosa Vai. sul climatizzatore. A me il climatizzatore sdoppiato è piaciuto, però Sì. va tenuto abbastanza sostenuto per portare aria nell'abitacolo. Cioè, devi alzare in maniera abbastanza convinta, uscendo anche dall'automatizzazione, per portare fresco quando magari recuperi la macchina da sotto il sole in queste stagioni che sono molto calde. Anche perché l'automatismo non ha la funzione con la ventilazione che può essere aumentata. No, non ha Se schiacci la auto possibilità di decide gestire i lui flussi. tutto Fa e quindi tutto non lui puoi, e non non puoi fare basta, nulla. e non basta. L'infotainment non va male, ha Bluetooth, Va male. ha Android Auto, ha CarPlay, ha il Digital Audio Broadcasting. Io qualcosa da dire sul navigatore ce l'avrei, perché secondo me questo è un Garmin embeddato, che ne dicano quelli di FCA che non è così, ma secondo me è così, e è un po' un navigatore vecchio stile, non è connesso, non dà il traffico in tempo reale, insomma su una macchina di questo tipo avrei voluto qualcosina di più. Vabbè, usiamo Google Maps, tanto avendo Android Auto si risolve tutto. Una vettura che comunque dal punto di vista di prestazioni vale. Prego. Appena fatto blink, carburante insufficiente. Forse ci voleva ricordare di parlare dei consumi. Esatto, ci stavo arrivando proprio grazie al blink, riusciamo a percorrere 8,5 km con 1 litro di gasolio in città, saliamo circa a 12,5 a limite autostradale e saliamo a 15 ancora con una velocità impostata intorno ai 110. Io darei le ultime due paroline sulla guida dinamica, perché ho visto il fuoristrada, ho visto la guida di tutti i giorni. Mi è piaciuta, è una macchina comunque veloce, potente, soprattutto in città avendo la coppia in basso. Tenuta di strada ce n'è finché volete. L'avrei voluta un pochino, un filo più sportiveggiante, avrei voluto che cambiasse un pochino più il carattere schiacciando il pulsante sport. In realtà quello che cambia tanto è solamente il rumore del motore. Cambia il rumore del motore, io avrei voluto, come abbiamo già detto prima, un servosterzo capace di indurire lo sterzo a velocità sostenuto, comunque quando vai a guidare in modalità 2.0, per una vettura che parte da 73.400 euro, per il pacchetto di cui parlavi prima, sedili eccetera, Sedili, papaletti, pacchetto sport, 5.000 la euro, 5K, 5K 3.800 per i sensori come abbiamo detto prima, e poi c'è un pacchetto da 2.200 euro che è legato non mi ricordo a cosa, quindi me lo vado a leggere. Sì, tra l'altro io vi consiglio di prendere questo stereo perché suona veramente bene. Vediamo se c'è una canzone. No, parlano sempre in questa radio, basta che stress. Comunque suona bene, bassi, profondi, Power Winkins è sempre un po' una sicurezza. Quando abbiamo impianti di questo tipo sono sempre tarati molto bene. Sai cosa costa 2.200 euro? Il colore. Il navigatore e i sedili riscaldati. 2002. Totale 85. Che è la cifra che bisogna spendere per entrare in possesso di una Levante ben accessoriata. Secondo me 73 prezzo d'attacco ci sta, buono. 85 sono tanti, però Luca, tu vai in giro con una macchina che secondo me fuori, soprattutto davanti, è bellissima, fa la differenza, quando la vedi ti giri, soprattutto in questo colore blu, gran design, Maserati riconoscibile dalla griglia anteriore. Il dietro forse è un po' meno riuscito come Stiamo parlando di gusti soggettivi? Soggettivamente È bella fino al parabrezza. È bella fino al parabrezza. Sì, Fuori. sì, dietro non mi convince al 100%. No, niente di che. Però comunque nel complesso è una macchina che si fa notare. Diteci la vostra. Commentate. YouTube, automoto.it, Facebook. Ciao. Ciao. Tutti i social. Ciao. Ma l'avevi visto che c'è stato una frana? Sì, l'ho visto. Infatti, ma non l'avevo visto. Infatti tutte le volte spero che ci passi, stai attento. C'è una frana! Ma non l'avevo vista l'andata. È incoraggiante. Sai, ma ti giuro, non l'avevo vista. Siamo andati dentro. Guarda che non è la prima volta che c'è, negli ultimi 3-4 video, Solo che tu sei libero tranquillo, guidi. Ma no, io sono concentrato sulla guida, su come si comporta la macchina. Affrontiamo la frana.